Ciao, sono Ellis. Oggi parliamo di drammi cinesi. Allora, i drammi cinesi sono serie che si trovano sul web, su YouTube, su siti appositi e sono delle serie TV appunto che hanno diverse ambientazioni. Alcune hanno un'ambientazione storica, quindi sono tipo fiction in costume e altre invece hanno un'ambientazione moderna. Io personalmente sono caduta nel tunnel delle serie cinesi a fine dell'anno scorso. L'anno scorso sappiamo, è stato per tutti un anno un po' particolare. Diciamo che la particolarità non è ancora finita, però durante il periodo di lockdown della primavera queste serie qua sono state di intrattenimento per un sacco di persone. No, la sottoscritta le ha scoperte verso la fine dell'anno perché durante il lockdown primaverile ho vegetato come il muschio sulle pietre e ho fatto poco altro. Verso fine dell'anno invece le ho riscoperte in un modo anche un pochino bizzarro in realtà, ehm, perché vagabondando per YouTube ho scoperto una serie storica sempre turca, in turco. E ho cominciato a guardare delle clip degli spezzoni e mi sono piaciute, l'ho approfondita, ho scoperto che c'erano due stagioni scollegate in realtà, ma con lo stesso titolo. Mi sono guardata tutti gli spezzoni che mi interessavano e da quello si vede che qualcosa è scattato all'interno di YouTube. Un giorno mi trovo una clip di due persone che si baciano, cinesi, in costume, lui era tutto parruccato col capello lungo e con il titolo della clip che sembrava scritto da un copywriter ubriaco. Delle cose tipo tradotte dall'inglese ma con un Google Translator dei tempi di tu sei uguale a U6 per intenderci, quindi una cosa veramente sommaria e altamente divertente, anche un po' trash e quindi ovviamente io mi sono buttata a pesce. E da qui ho riscoperto in realtà queste serie cinesi, perché io già quando ero piccola a casa mia si guardavano i film dei cinesi, mio fratello, il detentore ufficiale del telecomando, guardava questi film di cinesi, di gente che volava per i tetti e dai tetti ai cortili, dai cortili ai tetti, senza fra l'altro mai frantumarsi una rotola nemmeno per sbaglio, buon per loro, e poi si picchiavano come se non ci fosse domani. Ho ritrovato i cinesi che volano in queste fiction in costume e quindi io sono subito stata rapita e ho voluto scoprirne di più. Da quella prima clip infatti poi mi sono addentrata e ho scoperto mondi, proprio universi, galassie, cose. E ho cominciato a guardare le serie e mi sono piaciute, mi piacciono un sacco, hanno quel giusto livello di trash che mi intrattiene. Ecco, ho dei criteri secondo i quali le seleziono perché non sono amante di tutte e la qualità della trama barra recitazione non è sempre eccelsa, quindi devo andare un pochino a fare un bel lavoro di ricerca. Allora, i miei criteri sono, deve essere in costume appunto, perché nel costume ci sono, siccome hanno appunto lo sfondo storico delle varie dinastie della storia cinese, ci sono i combattimenti vuol dire che c'è gente appunto che vola per i tetti con coreografie che fanno impallidire Matrix e che a me manda in brodo di giuggiole, proprio gente che si catapulta all'indietro, incurante proprio delle leggi della fisica che governano il corpo umano e mi fa impazzire, veramente, lo adoro, ci adoro. In costume quindi lieto fine, cioè lo pretendo perché non voglio investire le mie energie in una storia magari costruita bene che poi finisce in maniera barbina, che mi lascia lì così
pesa proprio come un favo all'albero, dico dai, per favore. E non è sempre scontato, però grazie al cielo io sono un amante degli spoiler, nel senso che proprio vado a vedere cosa succede nei commenti, c'è sempre qualcuno che spoilera. E uno degli spoiler, in realtà non è uno spoiler perché è lieto fine, non è che, cioè lieto fine, sì, sai che finisce bene, però non è che sia lo spoilerone del secolo, del tipo è stata la zia in coso, nella sala grande con l'armadietto che scompare, per intenderci. E, e in realtà è una protezione dell'investimento del tempo che ci metto. Perché mi è capitato ovviamente di vedere una serie, cioè non di vedere una serie, però di vedere alcune puntate di una serie che mi stava prendendo davvero bene. E poi ho guardato la fine perché avevo scoperto che non era proprio un lieto fine e vedere, cioè, le ultime scene che non ti sai spiegare come, perché ci sono tutti i presupposti perché la cosa finisca bene, ma il regista barra lo sceneggiatore hanno deciso di fare gli artisti d'avanguardia e di far questo effetto sliding doors dei due personaggi principali che si mancano per un millimetro, che ti sale di quelli proprio. E quindi voglio sapere come va a finire all'inizio, voglio sapere se vale la pena perderci del tempo o se invece devo andare a cercare altrove. Non mi piacciono le serie in costume che hanno troppi elementi fantastici. In realtà tendo a preferire quelli che si basano su eventi reali, nel senso che non ci sono poteri magici, demoni, gente reincarnata che muore, che risorge, viaggi nel tempo, perché tante di queste serie sono basate su una letteratura, su della letteratura cinese, che non so se siano romanzi pubblicati effettivamente o romanzi tipo che sono presenti solo sul web, questo non lo so, ma molti si rifanno al folklore cinese che è davvero molto variegato e per me personalmente troppo intricato, quindi io non ci sto dietro, cioè faccio veramente fatica a capire e mi perdo via con gli angeli, quindi dico anche no. E ho guardato qualche serie con qualche elemento fantastico, magari non così preponderante all'interno della trama, però mi hanno sempre lasciato così un po' col sopracciglio alzato, quindi preferisco eventi verosimili, contando poi comunque che c'è della gente che vola dai tetti, quindi già c'è proprio un po' di sospensione dell'incredulità, la dobbiamo mettere in atto proprio di base, perché non è che la gente casca dai tetti in maniera plastica senza spaccarsi neanche una gamba. E quindi costume, happy ending, no fantasy China, non devono essere troppo lunghe. Troppo lunghe cosa intendo? Ce ne sono, allora, la produzione di queste serie, sia cinese che coreana che giapponese, è davvero mastodontica, cioè ci sono un fottio di titoli tra cui scegliere. Ho scovato un sito che è tipo l'IMDb delle serie cinesi e ho scoperto veramente, ripeto, mondi, universi, galassie, eccetera, eccetera. E ci sono, allora, queste serie vanno da un minimo, adesso ho scoperto anche alcune serie abbastanza corte, 16 episodi, ma alcune arrivano anche a 100 episodi di 45 minuti magari. Il problema non è tanto però nel numero degli episodi, il problema qual è? È che spesso nel mezzo del cammino, e parlo sia delle 16, ecco magari sulle 16 un po' meno, però tipo anche su serie con 20 puntate e sicuramente con serie che vanno dai 30 ai 100 diciamo e oltre, perché non so se ce ne sono più lunghe di 100,
ma qualche pazzo sicuramente le avrà girate anche più lunghe di 100 episodi. Ecco, il problema qual è su queste serie qua, quando cominciano a esserci un po' troppi episodi, è che a un certo punto, in maniera completamente arbitraria, ci sono degli innesti di sottotrame calate dal cielo senza ragione logica alcuna, cioè non si capisce. Ci sono personaggi nuovi che arrivano sulla scena e che nessuno ha mai nominato, di cui nessuno sentiva la mancanza, sinceramente, di cui nessuno sentiva la necessità, e che hanno l'unico scopo di allungare il brodo. Allora, cioè, capisci che il sopracciglio, altro che alzarsi qua, cioè, ti arriva direttamente sulla nuca, perché allora non ho dei pregiudizi su serie che sono molto lunghe, se non proprio il mio limite personale di sentire la cosa come un po' opprimente, cioè l'idea di dover seguire per forza 100 episodi per arrivare alla fine di una storia, sinceramente è un po' overwhelming. Il problema appunto è che se questi, ma poniamo anche per eccesso, ripeto, 100 episodi, hanno una struttura chiara, hanno delle connessioni logiche a prova di bomba, hanno un susseguirsi degli eventi fondato e credibile, è un conto. Il punto è che spesso invece questa premessa qua viene a mancare, ma proprio barbinamente, anche nelle prime puntate, quindi dici, a maggior ragione appunto quando poi si vedono questi inserimenti qua di sottotrame che veramente cascano dal cielo, e non sai da che parte ti sono arrivate addosso, e dici è palpabile proprio la percezione che siano state inserite puramente per allungare il brodo. Quindi lì ti dà proprio l'idea dello sceneggiatore a cui pesa il culo e dice: va bene, inserisco un nuovo personaggio con tutto il suo filone di rogne e magagne semplicemente per tirarla lunga. Anche no, cioè anche no. E quindi tendo a prediligere le serie, il mio massimo, non è il mio massimo, però di solito meno ne hanno meglio è, oggettivamente, però arrivo a una buona tolleranza, diciamo, per serie che arrivano fino a 30-35 episodi, ecco. Quando cominciano a essere più di così faccio un po' fatica, nel senso che me cala la palpebra, e quindi dico vabbè. E poi ecco, il protagonista maschile, cioè non deve avere la Francia, lo so che è un criterio di quelli un pochino campati per aria, il problema è che fa ridere i polli, cioè allora, di solito sono tutti parruccati, bellissimi, fantastici, splendidi nei loro costumi, e con questo tronchetto qua sulla testa che gli tiene i capelli. Il problema è che ce n'è anche qualcuno che tipo sembrano usciti dalla pubblicità, dalla Pantene, che hanno di quelle ciuffe qua davanti che sembrano tipo il puledro da esposizione, e diventano veramente, cioè, ridicoli. E quindi questo è diventato uno dei miei criteri. Poi magari li guardo lo stesso, però cioè, capisci che se non riesco a prendere seriamente il personaggio maschile a cui magari hanno appena tipo estirpato metà della famiglia perché c'ha sta ciuffa qua da Pantene, dici anche no. E basta, mi sembra di aver detto tutto. E questi drammi cinesi comincerò a parlarne magari da qualche altro video, vi spiegherò quelli che ho visto, perché mi sono piaciuti, dopo una selezione certosina, cioè ci tengo a ribadirlo perché davvero è stato un duro lavoro, e qualcuno l'ha dovuto fare. No, mi piacciono, mi rilassano, mi intrattengono davvero molto. Molti sono fatti proprio bene, molti sono fatti un po' meno bene, però sono stati una piacevole sorpresa, ve li consiglio, inizierò a parlarne presto, e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!